Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e i suoi prossimi nuovi inizi entro il prossimo mese. Mm. Abbiamo la carta della forza, si parla di andare avanti, si parla di apertura, si parla anche di forza di volontà, ragazzi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi, l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e poi sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Vi ricordo anche che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026. Comunque trovate tutto sotto nella descrizione del video, ragazzi. Bene, andiamo e sul sito. Andiamo a vedere le energie per il prossimo mese, vediamo quali sono le nuove partenze, i nuovi inizi, se ci sono nuovi inizi. Allora, partiamo con un 9 di bastoni. Regina di coppe, fante di bastoni, 8 di coppe, imperatore, e carro. Mm. Guardate ragazzi, sembra proprio essere, non voglio sbilanciarmi troppo, però potrebbe essere che questa apertura di cui ci parla la forza possa dare effettivamente il passo a una nuova conoscenza, a una nuova relazione. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, partiamo da questo 9 di bastoni. Imperatore. E 2 di spade. Sento che è come se cambiasse l'ideologia che avete di sicurezza, di stabilità, di basi. Per qualcun altro invece potrebbe essere mi viene da dire il lasciare andare i dubbi, dall'altro lato lasciare andare la rigidità. Difatti la forza qui parla proprio di apertura, no? Andiamo a vedere la regina di coppe. Forza e fante di bastoni che avete già qui. C'è come un nuovo entusiasmo, ragazzi, questa apertura di cuore, questa resa, diciamo così, alle cose così come stanno. È come se vi desse una sorta di serenità, di tranquillità. Non vi nego che potreste passare, prima di trovare questa tranquillità, questa accettazione, è la parola esatta, potreste passare come per alti e bassi, eh. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Mondo. E 10 di spade.
Credo che, ragazzi, possa arrivare una forte dose di entusiasmo. Per qualcuno questo fante di bastoni rappresenta una nuova conoscenza, una nuova persona, un nuovo hobby, un nuovo percorso di studi, qualche cosa che vi risveglia un po' da questa fase un po' passiva, se vogliamo, di accettazione. E perché accettare che le cose siano in un certo modo fa sì che non si opponga più resistenza a questa cosa e di conseguenza si crea come la calma sufficiente per far sì che altre cose possano arrivare. Perché nel momento in cui si è nel movimento, nella lotta contro qualche cosa, si rischia di perdere di vista quello che si è intorno. Vi dico, per qualcuno questa conoscenza potrebbe essere straniera, potrebbe essere lontana, sia fisicamente, geograficamente, però anche magari di età, piuttosto che a livello di cultura, magari come religione anche, ed essendo straniera ci potrebbe anche stare. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Re di bastoni e due di bastoni. Secondo me il segreto un po' per navigare questa nuova conoscenza, questo nuovo inizio, è di rimanere fedeli a voi stessi, di chiedervi sempre in ogni momento quello che sto facendo, lo sto facendo perché è il mio ego che ha bisogno di conferme o perché è la mia anima che ha bisogno di quel tipo di nutrimento. Andiamo a vedere il re. Scusate, l'imperatore. 5 di spade. E 5 di pentacoli. Guardate ragazzi, vi dirò, perché qui comunque abbiamo sia il mondo che il 10 di spade, che sono due carte di fine, di chiusura. Io credo che questo nuovo momento di entusiasmo possa essere dovuto al fatto che magari qualcuno chiude qualche cosa di precedente, appunto con questo momento di accettazione potrebbe essere ok, chiuso un capitolo, non lotto più, finito di dare le energie per quella causa, per quella persona, per quella relazione. E qui c'è come un che cosa vuole la mia anima, di che cosa ha bisogno per star bene. È come se sì, ci fosse una maggior serenità, sento, in questo periodo, proprio perché arriva come una comprensione. Non nego che, come vi dicevo prima, potrebbero esserci alti e bassi, ehm, però in questo gruppo di carte, ragazzi, vi dico di fare attenzione alla troppa flessibilità, all'essere troppo regina di coppe, troppo mamma, troppo comprensivi, troppo giustificativi, soprattutto verso voi stessi. O appunto, se c'è questa nuova conoscenza, potrebbe essere verso l'altra persona. Cioè non giustificate troppo magari le carenze dell'altra persona o le vostre carenze. Questo ve lo dico perché l'imperatore normalmente è una carta di lavoro, una carta di regole, una carta di ordine, di qualche cosa che viene fatto con costanza, mentre la regina di coppe è l'energia opposta, cioè un alti e basso costante a livello di movimento energetico. Molto compassionevole, molto comprensiva, però ecco, perché in realtà voi l'imperatore ce l'avete già a inizio lettura, ma è dritto, qui è girato al contrario e sotto ci sono carte come di confusione mentale, di carenza per qualcuno economica, per qualcuno affettiva, quindi non vorrei che questo atteggiamento di apertura sfociasse in un essere sempre troppo disponibile, giustificare tutto dell'altro e entrare poi voi in scarsezza, in pochezza, perché appunto giustificate e non vi rendete conto che magari l'altro non vi dà quel senso di stabilità, quel senso di costanza di cui avete bisogno voi.
Andiamo a vedere il carro. Re di spade, quindi anche qui di nuovo regole. E asso di spade. Stavo guardando se per qualcuno potesse essere un ritorno, come tipo un secondo tentativo che comunque non va a buon fine, però no. Cioè, carte di passato in realtà non ne ho. A meno che non sia una relazione che voi abbiate già in questo momento, che sembra essere in un certo modo, diciamo, stabile, nonostante voi vi siate arresi al fatto che questa relazione sia come sia. Però ecco, c'è questo momento di serenità, però io ragazzi, guardate, ho la sensazione che qualcuno prenderà una decisione, taglierà qualche tipo di carenza. È come dire no, basta, non voglio più essere confuso. Tenete presente che il 5 di spade è una carta effettivamente di confusione mentale, di assenza di regole, potrei dirvi, vedendo l'imperatore al contrario. C'è un re di spade che in realtà ha diversi significati, però potrebbe anche riferirsi a uno psicologo per qualcuno o a un avvocato. Adesso dipende dalla situazione che state vivendo. Però diciamo che le energie sono di una, se vogliamo, sicurezza che si accetta nonostante non, cioè potreste non essere del tutto convinti. Questa accettazione vi dà come un'apertura verso il nuovo, per qualcuno può essere una nuova conoscenza che vi dà come un respiro, un dire, ah ok, so ancora come essere felice, so ancora come si ride, so ancora, sapete. Però ecco, io ho come la sensazione che potreste scivolare nel giustificare un po' troppo la situazione, la relazione, l'altro, un po' a causa della vostra confusione mentale, un po' a causa magari del fatto che siete dipendenti dell'altro, affettivi, caratteriali, economicamente magari. Però io vedo che c'è una nuova decisione, c'è una nuova strada da percorrere. Tenete presente che il 2 di spade con cui si inizia rappresenta il bivio e qui abbiamo il carro che rappresenta proprio la scelta. Decido da che parte andare, prendo una decisione, metto i paletti e anzi datemi una carta per l'asso di spade. Ok, è come se ancora non si comunicasse questa scelta, ma si stesse, diciamo, iniziando a percorrere quel tipo di strada. Allora, io credo che davvero qui arrivi un certo tipo di serenità, quindi come un nuovo stato emotivo, quello che potrebbe arrivare, più tranquillo, più sereno, a causa appunto di questa accettazione. Fate attenzione che se, diciamo, siete polarizzati troppo verso l'accettazione, potreste rischiare di giustificare troppo l'altra persona, di giustificare troppo voi stessi, se per esempio non c'è un'altra persona di fronte, però tipo, non lo so, vabbè, questo lo faccio domani, diventare flessibili, no? Questo lo faccio domani, questo ci penso poi, e quindi si tratta di poi procrastinare a un certo punto e si arriva a questa mancanza di regole, a questa confusione, ma sento che ad un certo punto vi chiarirete le idee, farete i tagli necessari, metterete le regole necessarie e inizierete a muovervi anche con una certa velocità, perché il carro mi parla di velocità, è una carta che si muove verso tutte le possibilità che potrebbero effettivamente aprirsi. Quindi è un mese di apertura, un mese di leggerezza, è un nuovo stato emotivo, secondo me, quello che inizia. Va bene, andiamo a vedere. Allora, l'oracolo di oggi dice: oh, ritira gli sgomberi, il disordine. Lezione di oggi: dedicati alla pulizia psichica. Quanti scarti
come si dice, accumuli nel tuo campo energetico. Gli scarti sono generati dall'irritazione, lo stress e le faccende pendenti, le faccende in sospeso e le tossine mentali e emozionali. Ti distraggono e ti tolgono potere durante il tuo processo curativo. L'obiettivo: disfati dei pensamenti e delle emozioni non necessarie, ragazzi. Andiamo a vedere un secondo oracolo. Il conquistatore della guarigione, novembre ragazzi, quindi ci siamo e difatti c'è come una leggerezza, un'apertura. Tenete presente che la carta della forza rappresenta anche la forza di volontà e qui con questi due imperatori abbiamo un tema, come vi dicevo prima, su quello che è il procrastinare, il darsi delle regole, l'essere troppo clementi con se stessi quando magari ci diciamo domani faccio A, B e C e si fa solo A. Quindi non giustifichiamoci troppo, diamoci un ordine, diamoci una regola, perché diversamente poi si crea la confusione. E poi abbiamo il soldato di luce, giugno. Ho come la sensazione che qualcuno possa trascinarsi proprio da giugno, come una lotta, no? Quello che vi dicevo prima, e di conseguenza c'è come una sorta di resa per arrivare alla guarigione. Io lo vedo molto bello come periodo, perché è proprio un momento anche di autoconoscenza, vi ritorna l'entusiasmo, avete voglia di fare, di conoscere, di uscire, di dedicarvi a voi, alla vostra crescita personale. Io scelgo di imparare attraverso l'amore, perché sapete che sulla Terra, che è un mondo di dualità, si impara a base di sofferenza, cioè io capisco quello che mi fa soffrire, allora vado verso quello che non mi fa soffrire. E invece questo è un po' come il mi focalizzo sulle vibrazioni dell'amore e imparo attraverso l'amore. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Ed è un lavoro basato sul lavoro delle credenze limitanti, quindi si va un po' a scavare e a cercare quali realmente sono le credenze che sono incriptate nel vostro subconscio. Lo stesso lavoro lo potete anche fare abbonandovi voi stessi al canale, anche lì tratto tutte le credenze limitanti divise per settore, divise per traumi, insomma, e in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!